L'arte per me è un modo per dare un certo prosieguo ai fraintendimenti. Tutto quello che non so e che fraintendo ha a che vedere con la questione della creazione. Credo che l'arte sia l'inutile per eccellenza e che quindi non debba essere didattica, non debba essere pedagogica, non debba essere accompagnata da un racconto, non debba necessariamente essere contenutistica. Per me uno dei momenti, diciamo, più importanti dal punto di vista dell'evoluzione del mio stile, diciamo, no? Cioè quella cosa che mi dà una certa riconoscibilità, è stato proprio il momento in cui ho capito che la referenzialità non è una questione. Un tempo pensavo, come buona parte degli artisti, che in realtà una immagine è tale nella misura in cui porta un certo coefficiente di somiglianza. Per me, invece, oggi la dissomiglianza è tutto. Riuscire a concepire alcune forme che fondamentalmente non hanno niente a che fare con niente che è accaduto prima o niente al quale io possa esplicitamente riferirmi, è per me oggi una soluzione. Perché? Perché io mi trovo di fronte a queste cose come se non fossero mie. E per me il grande scarto è questo, cioè essere autori e contemporaneamente saltare a pari l'autorialità. I materiali che adopero abitualmente sono sempre inevitabilmente gli stessi da più di un ventennio. Sono carboni, alcuni pigmenti, carta da spolvero che si può reperire per rotoli che sono alti anche 1,5 m, lunghi 20, ma io da subito ho cominciato a strappare questi fogli, quindi non li ho mai adoperati nella loro virginalità, e strapparli ha significato poi doverli reincollare. Facendo questa operazione io mi trovo di fronte ad una carta, ad un dominio che ha le sue suture, ha un suo certo profilo, ha una sua certa caratteristica, che quindi in un certo qual modo io considero mia. Poi dopo comincio a fare queste matrici, prendo dei frammenti di carta in cui disegno ciascuna delle parti che andrà poi a comporre questa paratassi di segni. Dopo che è stato fatto questo segno, poi dopo viene oleato e parzialmente asciugato, si gira e con una impressione si ottiene la traduzione dell'immagine. Non è un modo per facilitarsi la vita, anzi è un modo per complicarsela, perché appunto la matrice non è qualche cosa che può figliare più volte, ma è un monotipo, quindi figlia una volta sola, e quindi da qua, diciamo, il purgatorio di carte che mi circonda.